Amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati, nuovo appuntamento sui nostri canali, nuovo contenuto, quest'oggi con un ospite a poche ore da Sparta Praga Inter, perché vi ricordo che questa sera si gioca la settima e penultima giornata della fase campionato di Champions League. Alle 21 noi saremo in diretta qui su YouTube a partire dalle 19:45 nella live più seguita dai tifosi interisti. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube se non l'avete già fatto, lasciare un bel like e vi ricordo anche che da qualche giorno abbiamo lanciato la possibilità degli abbonamenti mensili per entrare a far parte della nostra community, della community di Passione Inter. Vi lascio a tal proposito il link in descrizione per tutte le informazioni, per poter vedere i vari piani più adatti alle vostre esigenze e poter entrare a far parte della nostra community, perché anche grazie al contributo dei nostri membri livello tripleta abbiamo potuto preparare quest'intervista e ne approfitto dunque per introdurre l'ospite di oggi. Ben trovato Luca Marelli, ciao Luca, grazie ancora. Ciao, ben trovato. Quindi E ben ex trovati arbitro, naturalmente a tutti gli spettatori. ma soprattutto talent arbitrale di DAZN, una specifica importante perché col tuo modo di comunicare hai stravolto un po' le regole del gioco, ecco, rispetto al passato. Ed io partirei proprio da questo, perché ricordo quando qualche anno fa, ricordo le tue moviole sul tuo sito, al termine di ogni giornata di campionato. Questo modo di comunicare lo hai trasportato in diretta adesso su DAZN. Per cui ti chiedo subito cos'è cambiato dal tuo punto di vista e se vedi nei tifosi un'educazione diversa anche alla spiegazione arbitrale rispetto al passato. Ma guarda, quello che è cambiato è sicuramente la narrazione dell'episodio, che prima era limitato semplicemente alla polemica o al punto di vista personale. Adesso è stato aggiunto, grazie a DAZN, la spiegazione anche regolamentare di quello che è successo, senza dimenticarci naturalmente che gli episodi hanno una base regolamentare, ma molto spesso sono interpretativi e saranno sempre interpretativi. In un gioco di contatto come il calcio è fondamentale ed è imprescindibile la soggettività, perché altrimenti basterebbe un computer per poter valutare i vari episodi, cioè sarebbe un gigantesco FIFA, ma in realtà l'aspetto umano è fondamentale, lo vediamo anche delle decisioni del campo, decisioni del VAR, che sono spesso oggetto di polemiche. Il mio compito non è quello di imporre la mia visione, perché la mia visione è come quella di tutti, è soggettiva, perché la valutazione degli episodi è soggettiva. Naturalmente dalla mia parte c'è una conoscenza relativa alla giurisprudenza, che è normale che un tifoso non possa conoscere tutto, perché il regolamento è la base, ma poi ci sono anche le indicazioni, le direttive, le linee guida, che sono tutte parte del bagaglio culturale di un arbitro e che sono più difficili da far comprendere, da far capire. Con Open Bar stiamo entrando anche in questo ambito, proprio perché spesso le persone che partecipano a Open Bar per l'AIA ci spiegano quali sono le regole sottese, anzi non le regole, le norme applicative sottese alle regole principali. È cambiato qualcosa? In realtà, allora, sicuramente c'è un utilizzo migliore della terminologia, perché vedo che sempre meno persone utilizzano concetti inesistenti come disponibilità del pallone, danno procurato. Ecco, se si riesce già a eliminare questo, significa che si sta facendo dei passi avanti. Il punto drammatico, il punto critico della discussione sui social è la maleducazione. E purtroppo da quel punto di vista ci sono anche tanti siti che stimolano discussioni non particolarmente educate e con questi siti naturalmente è meglio non interagire perché non portano nulla di positivo, mentre invece siti che cercano considerando l'importanza che ha il web nel mondo in cui viviamo, parlare, discutere, confrontarsi con persone che hanno voglia di discutere, confrontarsi è importante.
Sì, anche per questo motivo ne parlavamo prima dell'intervista, il mezzo video è anche più utile per cercare di approfondire e non ridurre tutto a delle frasi o dei titoli, ecco. Quindi anche per questo abbiamo scelto un'intervista video. Per quanto riguarda, ha introdotto anche il tema Open VAR, molto interessante, lanciato questo format da un annetto circa da DAZN. Per quanto riguarda il livello degli arbitri quest'anno in questo campionato, dunque il del VAR, come lo giudichi, se ti senti anche di dare un voto fino a questo momento? Allora, voti non ne ho mai dati in vita mia, non ne darò mai, perché un motivo banalissimo, perché ci sono stato in quella categoria, anche se ci sono stato poco, ma ci sono stato, ci sono arrivato, so quanto è difficile arrivarci e perciò dare voti a persone che svolgono adesso quello che è stato il mio compito per 17 anni, lo trovo scorretto. E io credo che bisogna sempre rispettare il lavoro altrui, qualsiasi tipo di lavoro, dal netturbino fino al manager. E perciò, per rispetto nei loro confronti, non darò mai voti. Detto ciò, posso dirti tranquillamente che il livello attuale è inferiore rispetto agli anni scorsi, è sotto gli occhi di tutti, a livello di arbitri di campo, perché c'è un ricambio generazionale che era necessario. Naturalmente rispetto a 20 anni fa il livello medio è più basso, molto più basso. Il livello VAR invece sta crescendo molto, che se ne dica, che ci siano polemiche a non finire ogni volta su ogni discussione dei varisti, su ogni decisione dei varisti, ma in realtà il livello sta crescendo. Naturalmente non siamo ancora a quello che dovrebbe essere il punto di arrivo, cioè avere una ventina di VAR che possono essere utilizzati su ogni partita. Per adesso i VAR infallibili, tra virgolette, per infallibili intendo quelli che sbagliano veramente poco, sono 5 o 6. Però dobbiamo anche considerare che il VAR è un neonato, è ancora un ragazzino, cioè ha 7 anni e mezzo e pertanto ci vuole tempo. Consideriamo che è partito il VAR, ma i varisti, la preparazione dei varisti è partita dopo. È partita dopo perché sostanzialmente da 3-4 anni si sta cominciando a immaginare un reparto dedicato specificamente ai varisti e io credo che alla fine si arriverà anche a una CAN, cioè una commissione solamente per i varisti. Ci vorrà tempo anche per gli arbitri, però stanno crescendo begli arbitri, Colombo di Como, Zufferli sta venendo fuori molto bene, Marchetti sta crescendo, Bonacina, attenzione a Bonacina che ha avuto molte difficoltà nei primi 2 anni, ma adesso, nel primo anno e mezzo, ma adesso ha ingranato, e tanto è vero che domenica sarà impegnato per la sua seconda partita in Serie A nel giro di un mese. Ci sono ragazzi su cui si può puntare, bisogna avere un po' di pazienza, però capisco benissimo che anche in questo calcio così frenetico avere pazienza non è facilissimo. Assolutamente sì. Sì, tra l'altro guardare il VAR oggi rispetto al primo anno in cui è stato introdotto nel campionato italiano chiaramente è tutt'altra cosa. Tu cosa ne pensi della possibilità in futuro di introdurre, di integrare più che altro, perché si tratterebbe di un'integrazione del VAR a chiamata, quindi il VAR a chiamata per una e per l'altra squadra? Allora, io sono sempre stato favorevole per 2 motivi. Il primo è perché la tecnologia deve essere a disposizione del calcio, in questo momento in realtà è a disposizione degli arbitri. Il secondo motivo è perché le società in questa maniera, sapendo che possono loro chiamare, sarebbero responsabilizzate, nel senso che si renderebbero conto loro stessi di quanto è difficile arbitrare, quanto è difficile prendere decisioni in un momento, in pochi secondi, anche perché loro dovrebbero prendere una decisione in pochi secondi su richiamare o meno il VAR, scusate, l'arbitro all'on field review. Quello su cui si sta lavorando però è un po' qualcosa di diverso, non è un'integrazione. La sperimentazione è già in atto ed è una sperimentazione che si basa sulla inattività del VAR, nel senso che le chiamate sarebbero a disposizione delle società, ma non sarebbero integrazione, sarebbero esclusive, cioè semplicemente le società chiamano l'arbitro all'on field review a prescindere da quello che vedono al VAR. Il VAR non interverrebbe più come adesso. Io sinceramente non la vedo come una ipotesi positiva, perché i varisti controllano tutto, ma tutto. Qualsiasi episodio accade in campo viene controllato. Nel caso in cui si dovesse invece procedere in questa maniera, ci sarebbero 2 o 3 o 4 episodi controllati a partita, tutto il resto non sarebbe controllato e si tornerebbe indietro 10 anni. A me non piace per niente questa ipotesi. Assolutamente sì, perché darebbe forse meno alibi ai club.
però da questo punto di vista effettivamente forse faremmo un Fino a un passo certo indietro. punto però, ti faccio un esempio, mettiamo che in una partita, mettiamo che le società abbiano a disposizione 2 chiamate per partita, magari una per tempo, no? Mettiamo una per tempo. Al quinto minuto c'è un episodio che una panchina vuol far rivedere all'arbitro. Dopodiché al 40° c'è un altro episodio e non si può chiamare. Capisci che sarebbe un grosso problema, perché può capitare che ci siano 2, 3, 4, 5 episodi da rivedere in una partita e se non c'è più la possibilità si torna indietro 10 anni, cioè a dei errori che non sono emendabili. Mentre invece adesso, polemiche a parte, il VAR controlla tutto, dal fuorigioco ai calci di rigore, alle reti segnate, a fuorigioco attivo-passivo, insomma, controllano tutto. Invece se dovesse essere tutto di iniziativa delle società, secondo me si tornerebbe indietro. Ed è per questo che non sono favorevole a quella che è l'ipotizzata modifica dell'utilizzo del VAR. Se fosse integrazione invece sarei d'accordo. Bene, possiamo andare avanti ed analizzare alcuni episodi recenti, sono tutti di questo 2025. Io partirei dall'ultimo, quello della scorsa giornata, Inter-Empoli. Ti mostro questo primo frame, è il contatto tra Sì. Lautaro e Ismaili dentro l'area di rigore dell'Empoli. Qui non è intervenuto il VAR, l'arbitro ha lasciato giocare. La dinamica, pallone che viene messo in mezzo dalla destra, sporcato da un difensore, quindi non arriva in zona Lautaro, però c'è questo intervento con i tacchetti di Ismaili su Lautaro scomposto, che non viene però giudicato dall'arbitro. Come lo reputi tu? E poi andiamo a vedere anche un'analogia con un episodio del passato. Allora, questo episodio mi sono espresso in diretta e ho detto che non è calcio di rigore. Il motivo è che il contatto è fortuito, perché sono 2 giocatori che si stavano preparando per intercettare il pallone che stava arrivando in quella zona. Non è arrivato in quella zona per la deviazione di Grassi, che si trova a circa 1 metro davanti ai 2 giocatori, e pertanto il movimento viene concluso da 2 giocatori prescindendo dalla posizione del pallone, che non è arrivato in quella posizione. Noi non possiamo sapere chi sarebbe arrivato sul pallone per primo, motivo per cui questo deve essere considerato un contatto di gioco, come ce ne sono tanti, e ricordatevi sempre di un piccolo particolare, che non è tanto piccolo. Se riesco a anticipare quello che sta per succedere, non è perché sono fortunato o perché lancio una monetina, ma proprio per il discorso che facevamo all'inizio, che il regolamento è una base, poi dopo ci sono tutte le linee guida, le linee interpretative che devono essere utilizzate proprio nell'analisi degli episodi. Probabilmente qualcuno pensa che ci arrivi per fortuna o per chissà quale motivo, ma in realtà non è che sto cercando di esaltare il mio lavoro, perché il mio lavoro lo possono fare in tanti, ma bisogna conoscere tutto. Se questo episodio viene considerato come un calcio di rigore, allora in area di rigore dovremmo pensare di fischiare centinaia di rigori per contatti che esistono a pallone lontano. Questo è un contatto fortuito, dispiace che Lautaro abbia subito una conseguenza per aver dovuto stare fuori 30 secondi, ma può capitare. Ecco, l'analogia è arrivata anche perché soprattutto tanti tifosi si sono ricordati di un episodio del passato, risale all'ottobre 2022. Ti mostro anche qui il contatto di Marco Bonaventura, in un Fiorentina-Inter, viene concesso calcio di rigore alla Fiorentina, non cartellino rosso, perché si era discusso anche di questo su quella partita. Non so se ricordi bene l'episodio, come Questo è dicevi tu. completamente diverso. È un episodio, vedi, uno dei grandissimi errori che vengono commessi molto spesso, soprattutto in questo periodo storico nel quale tutti attraverso i social possono esprimere la loro opinione, come è giusto che sia, perché io sono per la libertà assoluta di comunicazione, sempre rimanendo nel lecito, è che si paragonano episodi che di paragonabili hanno niente. Allora, questo episodio, la differenza è che il pallone è arrivato esattamente in quella posizione, che Bonaventura toccò male il pallone, ma lo toccò, Sì. e che si tratta quello di Ismaili Lautaro, e al limite può essere considerato, si può pensare un calcio di rigore per negligenza, perciò senza cartellino. Questo è un fallo grave di gioco. Il Valeri, quando fischiò questo episodio dopo un field review, ritornò in campo e non ammonì neanche Di Marco. In realtà Di Marco andava espulso in questa circostanza per fallo grave di gioco. Cosa significa fallo grave di gioco?
Non significa farlo volontariamente, perché altrimenti rientreremmo nella condotta violenta, che è una fattispecie completamente differente. Il fallo grave di gioco significa tentare di entrare sul pallone, ma entrare male e mettere a rischio l'incolumità di un avversario, come è successo in questo caso. Ma sono due episodi completamente differenti, non hanno veramente nulla in comune. Sì, più che l'episodio, su questo sono d'accordo con te perché qui c'è un possesso di Bonaventura. Io mi soffermerei sull'entrata, perché in entrambi i casi c'è questo tacchetto alto, qui Di Marco va a colpire Bonaventura, in quel caso Ismaili Lautaro, poi qui Bonaventura è anche in possesso del pallone, anche se il pallone viene allungato, in quel caso Lautaro non ci arriva sul pallone perché, come dicevi Grassi, lo allontana ad 1 metro di distanza. Sull'entrata invece di cosa possiamo discutere? Discutiamo di due episodi differenti. Allora, in Fiorentina-Inter l'intervento fu sul ginocchio che tra l'altro era in iperestensione, come era in iperestensione la gamba di Di Marco. Ripeto, lo sottolineo di nuovo, non c'era volontarietà, anche perché Di Marco è uno dei giocatori più corretti che ci sono in Serie A. Semplicemente fu una serie di circostanze che avrebbe dovuto portare al calcio di rigore giustamente assegnato e all'espulsione di Marco. Quello che è successo invece domenica è un contatto negligente, cioè non stiamo neanche parlando di un episodio che possa portare a una sanzione disciplinare. Per essere ancora più precisi, se l'arbitro domenica avesse fischiato il calcio di rigore in Inter-Empoli, il VAR non sarebbe intervenuto, proprio perché un contatto c'era stato, ma non è un episodio da VAR, cioè è un contatto di gioco che può capitare, perché capita spesso che i giocatori, a volte capita che i giocatori si infortunino molto gravemente per contatti di gioco e non è neanche fallo. Ti faccio un esempio: Lipsia-Juventus, Bremer si è distrutto, poveraccio, un ginocchio per un contatto di gioco con un avversario, non era neanche fallo. Purtroppo i contatti fanno parte di questo gioco, così come gli infortuni. La realtà è che una volta che vediamo il giocatore che ha avuto il contatto, che in questo caso è Lautaro, che si rialza, siamo tutti contenti, come giusto che sia. Assolutamente sì. Bene, andiamo avanti con il prossimo episodio. Risale allo scorso mercoledì, contatto Thuram Skorupski. Eccolo, anche qui c'è il frame. Anche in questo caso pallone in verticale, riesce a toccarlo Thuram col piattone, Skorupski non tocca il pallone, travolge Thuram, comunque si scontrano perché nella dinamica vanno a scontrarsi e poi Lykogiannis va a colpire anche Skorupski. Guarda questa bella immagine. Questa immagine è molto bella. Il pallone dove si trova? Non Alle è spalle davanti, di Thuram, alle spalle di Thuram. esattamente, è alle spalle di Thuram, perché Thuram ha toccato il pallone all'indietro, cercando non so di far che Sì. cosa. Dopodiché ha continuato la sua corsa ed è entrato in contatto con Skorupski, come può capitare. Può capitare. Tanto è vero che Thuram, correttamente, non ha chiesto il calcio di rigore in questa circostanza. Anzi, si è alzato e si è scusato con Skorupski. Probabilmente se pensava di averlo lui toccato la testa, in realtà non l'aveva toccato la testa. Però si è scusato con Skorupski, non ha neanche chiesto il calcio di rigore. Questa è una polemica che è nata, che io naturalmente ho letto ma a cui non ho partecipato perché non partecipo a questa tipologia di discussioni, su niente. In campo nessuno si è lamentato di questo episodio. Il grande problema della comunicazione di massa, che ripeto per me è fondamentale e per la quale sono assolutamente favorevole, è che chiunque può andare a cercare qualunque cosa. Negli ultimi tempi questa estremizzazione sta raggiungendo dei livelli che sono abbastanza insopportabili, soprattutto tra due tifoserie. Dispiace dirlo, ma è così. Ma non, attenzione, non che riguarda le società o i giocatori, ma le persone. E ci sono tanti video di persone che attaccano in maniera gratuita quello che accade all'altra squadra. E sinceramente questo secondo me è un po' avvelenare i pozzi e bisognerebbe evitare di seguire questa gente. Se vogliamo parlare di questo episodio, è un episodio che per me non è mai da calcio di rigore, perché è una normalissima dinamica di gioco, con il pallone che si trova addirittura dietro a Thuram, con Skorupski che non travolge Thuram, perché al momento in cui c'è il contatto Skorupski è quasi fermo. Dobbiamo anche considerare che il portiere deve avere anche lui la possibilità di giocare.
In questo caso, sì, se prende vogliamo pensare che il portiere viene scagionato solo se prende il pallone, perfetto. Ma se un giocatore, come in questo caso, il pallone lo tocca indietro, come fa a intervenire sul pallone? Se l'avesse toccato in avanti, probabilmente l'avrebbe preso, non ci sarebbe stata nessuna discussione. L'ha toccato indietro, sulla dinamica, Thuram ha continuato la corsa e è andato a inciampare, tra virgolette, sul costato di Skorupski. Non ha chiesto neanche lui il calcio di rigore perché sapeva perfettamente che questo non era un calcio di rigore da assegnare e finisce qua. Sì, l'errore è fischiare fallo in favore del Bologna, Su ma questo non lì c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Infatti l'ho detto anche in presa diretta che assegnare il fallo a favore del Bologna era un errore, bisognava semplicemente lasciar correre. Sempre la stessa partita, poi c'è un altro errore, ma chiaramente non è da VAR, il contatto Ferguson-Frattesi in zona recupero, anche in quel Sì. caso, secondo te si No, poteva non lasciar c'era correre? nulla, non c'era assolutamente nulla. Doveva lasciar correre, quello è... Tra l'altro, ecco, mi permetti una parola su Pairetto. A mio parere su Pairetto c'è tantissimo pregiudizio, perché la realtà è che Inter-Bologna è stata una partita difficile, perché non nascondiamocelo. Nessuno si aspettava quel risultato finale, si aspettava tutti un risultato diverso. La partita è stata molto combattuta, il Bologna l'ha giocata bene e Pairetto ha commesso un errore al 92esimo, che abbiamo appena sottolineato, il fallo Frattesi che non c'era. Per il resto, a me Pairetto, che è un arbitro che non mi fa impazzire, te lo dico molto chiaramente, a me Pairetto è piaciuto in Inter-Bologna. Invece, cosa ne pensi di Sozza? Perché non credo che tu lo abbia menzionato prima tra gli arbitri migliori in questo momento, perché di Sozza si parlava benissimo qualche anno fa come giovane emergente, ha arbitrato la finale di Supercoppa italiana. Non so se hai avuto modo di commentare questo episodio, che è l'ultimo tra quelli che ti propongo, vale a dire il contatto Morata-Aslani. Su questa azione nasce poi la punizione sul gol di Teo Hernandez. Sei un ottimo osservatore. Non l'ho nominato non perché me ne sia dimenticato, ma perché in questo periodo Sozza non è il Sozza che conosciamo. Dopo l'infortunio, lui è stato operato un ginocchio l'anno scorso, è rientrato e ha avuto alti e bassi. Per esempio, la finale di Supercoppa, a mio parere, è stato un basso, nel senso che al di là di questo episodio, che è un fallo evidente, inutile che stiamo anche a parlarne, il VAR non è intervenuto perché c'è stato successivamente il calcio di punizione da cui poi è nata la rete di Teo Hernandez. Se ci fosse stata rete diretta il VAR sarebbe intervenuto perché questo è un fallo evidente. Ma al di là di questo episodio, Sozza la finale Supercoppa l'ha arbitrata proprio male, in generale. Ed è un periodo un po' così. Sozza deve ritrovarsi, non è ancora l'arbitro stupendo che abbiamo visto nei suoi primi anni. L'infortunio secondo me ha un po' influito anche a livello psicologico. Ricordiamoci che anche gli arbitri non sono immuni ai Sì. infortuni, perché l'anno scorso è stato operato Sozza e Chiffi a fine campionato che è tornato dopo 9 mesi. Quest'anno sono stati operati altri 2 arbitri, anche se nessuno non se ne lo sa perché gli arbitri interessano solamente quando sbagliano. In realtà ci sono 2 arbitri fermi che sono stati operati, entrambi uno a dicembre e uno a gennaio, e che mancano da parecchio tempo. E perciò può capitare che gli infortuni arrivino. Come per i giocatori che magari fanno un po' fatica a tornare ai vecchi livelli dopo un infortunio lungo, può capitare anche agli arbitri. E Sozza, secondo me, sta attraversando questo periodo. Potenzialmente è ancora un grande arbitro, però deve tornare ai suoi livelli. La realtà è che di tempo ne ha, perché ha 37 anni, perciò di tempo ne ha tutto il tempo che vuole. Tra l'altro, questa mattina, come ogni mercoledì, sono uscite le designazioni della 22ª giornata. Te la senti già di sbilanciarti su quello che sarà l'arbitro di Milan-Inter, perché si giocherà al prossimo turno, alla 23ª? Allora, da un po' di tempo pensavo che l'arbitro designato sarebbe stato Guida, che in realtà in questo momento è probabilmente il numero 1. Però è anche vero che Guida è assente da un po'. Probabilmente è stato sostituito in una designazione che era Napoli, non mi ricordo contro chi. Napoli era?
Sai che mi stai facendo un dubbio. Comunque era stato designato per una partita ed è stato sostituito a poche ore dalla Sì, partita. anch'io ricordo Napoli, però non ricordo Sai che non mi l'avversario. ricordo no, perché Napoli c'era stato l'arbitro sostituito perché Marchetti non era stato bene nel immediato pre-partita e perciò era entrato il quarto Cosso. Non mi ricordo, Guida, sono sicuro che è stato sostituito per una partita, però non mi ricordo quale, che probabilmente ancora per un problema, non problema, con un piccolo Roma-Lazio. affaticamento. Roma-Lazio. A Roma-Lazio, giusto, bravissimo, sostituito Roma-Lazio. da Pairetto, che fece una partita eccellente. Guida era stato designato e da quel momento non ha più arbitrato. Io pensavo che fosse lui l'arbitro designato. A questo punto bisogna capire se dovesse farcela, vedo difficile rientrare direttamente nel derby. Ad oggi sinceramente non so dirti chi potrebbe essere l'arbitro, perché Colombo per esempio non c'è e non ci sarà per un mese, dato che è in Sud America, in Venezuela, per il campionato sudamericano Under 20. E perciò fino al 16 febbraio, che è il giorno della finale, non ci sarà. E altri sono difficile pensare a chi potrebbe essere l'arbitro. Non è una designazione semplice. Punto su Guida, però con tanti punti interrogativi. Vedremo dunque. Luca, ultime 3 domande dalla nostra community di Passione Inter. La prima, per quanto riguarda un arbitro, se e come cambia il metro di giudizio da una partita, tra virgolette, normale di campionato a una partita invece più importante, una finale come può essere quella di Supercoppa italiana? In nessun modo. L'approccio è lo stesso perché l'arbitro è quello. Non può, se un arbitro dovesse cambiare l'approccio a prescindere, prendendo spunto dalla partita in sé, state sicuri che quell'arbitro non arbitrerà bene. Un arbitro deve magari nel tempo cambiare, ma non può cambiare da una partita all'altra, perché se entra in campo con uno schema preciso è la volta buona che non ne combina una giusta. La seconda è, dal tuo punto di vista, come vedi la gestione di Inzaghi degli ammoniti? Quindi questa sorta di precauzione che ha Inzaghi nel sostituire quasi immediatamente in maniera scientifica il calciatore ammonito. Guarda, io credo che questa soluzione di sostituire gli ammoniti è stata copiata da tanti allenatori. Eh sì. Il fatto che sia stato copiato da tanti allenatori vuol dire che è qualcosa di positivo. Pertanto, dal mio punto di vista, lo capisco perfettamente perché ricordiamoci un particolare. Fino a 15 anni fa, rimanere in 10 uomini era certamente un problema, ma non un problema come oggi. Oggi come oggi una squadra che rimane in 10 uomini 90 volte su 100 perde, per considerando la costruzione dal basso, l'uomo contro uomo, l'occupazione degli spazi, la ricerca degli spazi. Tante volte, 15 anni fa, il portiere calciava il calcio di rinvio, lo calciava a 40 metri, saltavano di testa e chi la prende, la prende. Invece adesso si comincia dal basso. Se si comincia dal basso è chiaro che un uomo in più è ovvio che fa la differenza. E pertanto non lo trovo sbagliato. Naturalmente a livello tecnico io ti sto esprimendo un parere da semplice appassionato perché non sono un tecnico. Però il fatto che sia stato copiato praticamente da tutti significa che è stata un'innovazione positiva da parte della società. L'ultima dalla community, ad oggi l'indicazione per gli arbitri è quella di far prevalere la percezione del campo. Secondo te si andrà avanti in questa direzione anche nei prossimi anni? Io lo spero, anche perché una partita senza interventi VAR è una partita meno polemica, ecco, mettiamola così, perché sappiamo perfettamente che il VAR è stato fondamentale, ma come avevo facilmente pronosticato tanto tempo fa, ha aggiunto un livello di polemica, perché prima si polemizzava su quello che succedeva in campo, adesso si polemizza su quello che succede in campo e al VAR. Pertanto un arbitro che decide in campo, che non ha bisogno del VAR, è positivo per il gioco e soprattutto per il post partita. Però è anche vero che dal VAR non si può tornare indietro perché ha risolto decine di episodi che sarebbero rimasti con decisioni sbagliate in campo. Pensa a 20 anni fa, tu forse non manco eri nato, eri piccolissimo. No, ero Ma nato, 20 anni fa c'erano le trasmissioni del lunedì che guardavo il perché processo.
Esatto, io le guardavo perché mi è sempre piaciuta la discussione calcistica, ma erano sostanzialmente incentrate su posizioni di fuorigioco. Si perdevano ore a parlare di fuorigioco, ma è fuorigioco, non è fuorigioco, il pallone dentro, il pallone fuori. Sono tutte situazioni che con la tecnologia sono state risolte. E perciò adesso la discussione è sugli episodi. Quello naturalmente sui contatti è un problema che non sarà mai risolto, perché la soggettività, proprio perché è Quella soggettività, rimane. sarà diversa tra persona e persona. È normale che sia Sì, così. di quegli anni ricordo lo slogan "Vogliamo la moviola in campo", una volta che è arrivata una sorta di moviola in campo, è nata tutt'altra discussione invece, quindi Esattamente. questo fa abbastanza ridere. L'ultimissima dal punto di vista regolamentare, perché come sai i match di recupero in casa Inter negli ultimi anni sono sempre un po' particolari. Fiorentina-Inter, match che giustamente è stato rinviato dopo quanto successo in campo, dovrebbe essere recuperato il 5 febbraio, ma ancora non c'è l'ufficialità da parte della Lega. Come riprenderà dal punto di vista regolamentare? Ti chiedo. Si riprenderà dal 17° minuto sullo 0-0 con una rimessa laterale da parte della Fiorentina a centrocampo. Come Benissimo, state dicendo? chiaramente era stato neanche annullato un gol a Lautaro, ma lì il No, il pallone è pallone era stato visto fuori. e rivisto, hai Il pallone era oltrepassato il fuori, limite. c'è il fermo immagine che poi è circolato dopo la partita, si vede chiaramente il pallone che era completamente oltre la linea laterale. Benissimo, siamo giunti alla fine. Luca, ti ringrazio perché è stata una chiacchierata molto piacevole e soprattutto educativa. Quindi ringrazio te e DAZN che ci ha concesso questa opportunità. Grazie a te, molto gentile, è stato molto puntuale e anche pungente in qualche circostanza, come è giusto che sia. Come è giusto che sia. Grazie mille e ti seguiamo come sempre su DAZN. Buon lavoro e alla prossima. Buonasera, buonasera a tutti. Bene, abbiamo sentito il parere di Luca Marelli, ospite di quest'oggi. Io vi ricordo i prossimi appuntamenti. Questo pomeriggio saremo in diretta dalle 19:45 per seguire pre-partita, live partita di Sparta Praga Inter e poi tutto il post gara. Come sempre iscrivetevi al canale YouTube di Passione Inter se non l'avete già fatto e lasciate un bel like a quest'ultimo episodio e vi ricordo che da qualche giorno abbiamo ascoltato le tantissime richieste che ci sono arrivate sulle varie piattaforme, per cui abbiamo lanciato anche l'abbonamento mensile per entrare a far parte della community di Passione Inter. Vi lascio il link in descrizione per accedere al sito passioneinter.club, scegliere il piano più adatto alle vostre esigenze e scoprire tutti i vantaggi legati alla community di Passione Inter, tra cui appunto la possibilità di sottoporre delle domande ai nostri ospiti, come è successo nell'episodio di oggi con Luca Marelli. Vi saluto, vi lascio un altro approfondimento in descrizione per chi ci segue in podcast, qui in alto invece per chi ci segue su YouTube, e alla prossima, ciao!